Inter Udinese 1-2, la prima sconfitta in campionato arriva subito alla seconda giornata, la commentiamo come sempre il giorno dopo, più a freddo, con il nostro consueto format delle 5 cose che potresti non aver visto e lo facciamo questa volta insieme alla nostra inviata a San Siro, Romina Sorbelli. Romina, ben ritrovata innanzitutto. Ciao Lorenzo, ciao a tutti, eccoci. E ben ritrovati anche ovviamente a voi amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di oggi in cui grazie anche a Romina vi porteremo ancora più contenuto chiaramente, visto che lei era presente a San Siro. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così voliamo verso i 100.000 e raggiungiamo tutti insieme questo grande traguardo. Parleremo di Moviola con alcune questioni arbitrali da trattare, un paio di questioni tattiche lo stesso, dei retroscena da San Siro. Innanzitutto però mi preme sottolineare una cosa che dicevo anche ieri e che vorrei ribadire anche oggi. L'Inter affrontava un Udinese, una squadra che arrivava da una partita non buona al debutto contro il Verona, quindi per molti quella di ieri doveva essere una partita scritta per l'Inter, una vittoria facile, forse questo è anche qualcosa che ha ingannato anche alcuni calciatori. Romina, tu hai avuto dallo stadio la sensazione che dopo l'1-0 la partita sembrava, ecco, l'abbiamo portata a casa, comunque la portiamo a casa. Hai avuto questa sensazione tu? Allora, un po' devo dirti di sì, nel senso che è un atteggiamento dell'Inter che abbiamo visto spesso, soprattutto con le squadre un po' più, diciamo, sulla carta, più semplici da affrontare, quindi è una sensazione che ho avuto, diciamo molto sbagliata perché l'atteggiamento dell'Udinese è sempre stato un atteggiamento di una squadra che voleva portare insomma a proprio vantaggio il risultato, quindi è stata una scelta da parte dell'Inter abbastanza ingenua, il fatto di ammorbidirsi un po', quindi sì. Questa sorta di presunzione che un po' anche l'anno scorso ci apparteneva, l'abbiamo forse un po' rivista ieri sera. Ingenua hai usato secondo me la parola giusta. Comunque dicevo che in tanti hanno fatto un po' questa proprietà transitiva che nel calcio non può esistere, nel senso che se fai così con l'Udinese allora figuriamoci cosa faremo davanti. Questa cosa per me non può esistere perché allora potremmo anche dire l'Inter una settimana fa ha umiliato il Torino che poi ha pareggiato con la Fiorentina, Fiorentina che ha pareggiato col Cagliari, che ha perso col Napoli praticamente all'ultimo, quindi vuol dire che allora ce la giochiamo alla grandissima anche col Napoli. Eppure, ecco, la proprietà transitiva non esiste, ogni partita è a sé. L'Udinese è una squadra molto forte fisicamente, molto scomoda da affrontare soprattutto nelle prime giornate e lo era stato anche per Inzaghi, lo dicevamo quando Inzaghi rischiò addirittura l'esonero a Udine con Esatto. quella partita dei 2 cambi dopo 30 minuti. A San Siro arriva una squadra che non ha nulla da perdere e questo fa secondo me anche la differenza contro un Inter che come è accaduto, come diceva Romina, dopo il primo gol si è sentita forse troppo facile ecco, come gara. L'Udinese ha retto. Il rigore causato da Dumfries, di cui parleremo tra poco, ha fatto molto male all'Inter, che ne ha subito poi le conseguenze. E Attà, che è un buonissimo giocatore, che ho preso anche nel mio Fanta Passione Inter, che mi piace molto, però guarda caso comunque trova il primo gol in Serie A proprio così contro l'Inter, in una situazione simile a quella in cui invece Çalhanoğlu e Zelinski non hanno segnato, mentre Attà sì. Quindi molto della differenza del risultato nelle partite sta anche in questi dettagli qua che sono molto poi decisivi. Dato un po' di contesto, dobbiamo analizzare comunque dei campanelli d'allarme in questa Inter su cui assolutamente bisogna lavorare per migliorare. E la prima cosa, ci stavamo confrontando anche in privato con Romina, parlavamo del centrocampo. Io ho avuto la sensazione netta di un centrocampo assente, soprattutto all'inizio, con la difesa che gestiva tanto il pallone e poi il centrocampo veniva puntualmente saltato e nei dati questa cosa è ampiamente confermata. A fine primo tempo, ragazzi, nei 22 calciatori in campo, i giocatori che hanno toccato meno palloni sono Lautaro Martinez e Thuram, che per gli attaccanti ci può stare, perché comunque gli attaccanti toccano in generale meno palloni, soprattutto se la squadra non sta girando bene, ci può stare che siano tra gli ultimi ad aver toccato meno palloni. Certo che dall'altra parte i giocatori dell'Udinese ne hanno toccati di più, quindi 2 domande anche su Lautaro e Thuram vanno fatte, ma soprattutto Çalhanoğlu, soltanto 16 palloni, lui che chiude tante partite a quota 120, 130, 140, dopo un tempo era 16 palloni giocati e Sucic a 17, quindi un passo indietro rispetto alla gara di debutto anche per Sucic. Questa cosa, Romina, tu me la sottolineavi anche dallo stadio del centrocampo. Assolutamente sì, penso che il grande problema dell'Inter di ieri sera
se vogliamo, ecco, focalizzarci su un aspetto, è stata la prestazione a centrocampo, che forse era stata molto positiva comunque con il Torino, perché avevamo visto che nonostante il cambio con Barella Play, Sucic e quant'altro aveva funzionato. Ieri ho visto un po' tutti scollegati, soprattutto Çalhanoğlu, che se ti ricordi nel pre-partita avevo detto lo guarderò con attenzione perché voglio vedere come torna a San Siro, quali saranno un po' le motivazioni, quale sarà l'atteggiamento. Ieri è stato un Çalhanoğlu in una versione diversa, una versione che comunque alla quale non siamo abituati. Ecco, i numeri parlano per lui, perché insomma pochi palloni toccati, pochi passaggi riusciti, cioè Çalhanoğlu è sempre stato un po', ecco, colui che faceva girare la giostra. Sapere che questi dati siano così a sfavore ci dà un'indicazione su quello che forse è il momento del giocatore. Poi è una serata, no, ce lo auguriamo tutti, però ecco, le premesse, essendo comunque la prima a San Siro dopo un'estate di voci particolari, sicuramente non sono buonissime. E in linea generale ho visto poi in difficoltà anche tutto il reparto, perché poi ecco, quando non funziona il perno, non funziona il riferimento, poi faticano di conseguenza anche coloro che devono fare da supporto. Quindi sì, è stato abbastanza evidente il problema a centrocampo. Anche se cito il nostro Simone Frizza, stamattina c'era una discussione molto accesa su passioneinter.club, la nostra community con tutti gli interisti che potete immaginare. Stamattina la chat era rovente. Sono d'accordo con il nostro Simone, non mi è sembrata tanto una questione di voglia, nel senso che Çalhanoğlu non mi è sembrato senza voglia, quanto secondo me intanto l'Inter rischia di diventare un pochino prevedibile anche, con Çalhanoğlu che torna lì se non è al top della forma, ma appunto come dicevi tu anche di condizione. Ma io, Romina, lascerei adesso la parola a te per la seconda cosa da analizzare, che forse non tutti hanno visto, perché tu eri lì, eri a San Siro, e Chivu dopo la partita ha parlato di alcune cose che hanno sollevato più di un interrogativo tra i tifosi, perché ha parlato di nuovo di cantiere aperto, ha detto che dovremmo trovare soluzioni col materiale che abbiamo a disposizione, cosa che mi sembra abbastanza ovvia, visto che il mercato chiude oggi, e soprattutto però tanti tifosi mi hanno scritto veramente preoccupati perché Chivu dopo la partita dice bisogna ritrovare gli stimoli, le motivazioni sostanzialmente. Ecco, tu che eri lì, lascio totalmente a te il parere, come hai preso queste dichiarazioni di Chivu, soprattutto c'è da preoccuparsi? Allora, io cercherò di essere positiva in questo e di tranquillizzare un po' il tifo nerazzurro, magari con una chiave di lettura che sarà sbagliata, però è quello che ho percepito un po' in conferenza stampa, guardando in faccia Chivu e essendo lì, insomma, presente. Nel momento in cui Chivu afferma dobbiamo ritrovare le motivazioni subito, la prima cosa che ho pensato, ok, adesso si crea il dramma perché passa l'Inter come una squadra che in questo momento non ha motivazioni. Io credo che, come spiegavo anche a te, Lore, Chivu sia un allenatore, una persona molto lucida e soprattutto non è uno sprovveduto. La cosa meno sana per un allenatore dopo una partita è andare in conferenza e dire la squadra non ha motivazioni. Quindi secondo me quello che ha fatto Chivu è stata dire questa frase ma con un'accezione diversa, nel senso secondo me molto più situazionale che sul lungo periodo. Cioè Chivu dice rispetto alla partita precedente abbiamo sicuramente avuto meno lucidità, soprattutto dopo il gol degli avversari, e quindi adesso devo essere bravo io a lavorare sotto diversi aspetti, sia quello psicologico che quello ovviamente di gioco, e magari dopo approfondiamo anche questo discorso. Quindi io le parole di Chivu le ho percepite un po' più come appunto situazionali e non legate ad un Inter che in questo momento non ha motivazioni, anche perché altrimenti l'Inter che abbiamo visto all'esordio ce la siamo totalmente sognata, cioè fino ad una settimana fa parlavamo comunque di una squadra che si è mostrata subito aggressiva, cattiva, vogliosa e quant'altro. Al di là di quello che poi è l'avversario, io non penso che una settimana possa cancellare tutto questo, quindi voglio sperare che sia e voglio pensare che sia stato un momento dato anche da una serie di magari di situazioni, ecco, e ho percepito in realtà le parole di Chivu appunto come un dire ok, oggi non è andata, abbiamo perso lucidità, ora dobbiamo trovare sicuramente di nuovo lucidità e motivazioni per la gara successiva, ma non è un discorso che estendo alla stagione dicendo l'Inter non ha motivazioni, perché ribadisco, un allenatore non va in conferenza stampa a dire la mia squadra non ha motivazioni, perché sarebbe darsi la zappa sui piedi da solo. Quindi lo fa, ma secondo me lo fa volendo dare un'accezione diversa da quella che abbiamo percepito.
A proposito di cancellare quello che dicevi prima, tra l'altro, un passaggio interessante secondo me è anche quello sul cancellare abitudini dopo 4 anni non si può fare in 3 settimane. E questo è un tema che poi approfondiremo anche stasera in diretta quando parleremo di mercato, perché quella di stasera alle 19:30 sarà una diretta molto calda, quindi vi invito a cliccare sul tasto iscriviti. Di nuovo lascio a te la parola, Romina, per la terza cosa che forse non tutti hanno visto, perché al San Siro c'erano 70.000 spettatori, di cui 660 dell'Udinese. Sottolineiamo questa cosa, solo 660 l'Udinese, e eravamo in live in tantissimi, 4.000 persone in live da noi, quindi vuol dire che tante persone non erano allo stadio. Ti chiedo l'atmosfera San Siro, visto che era un argomento caldo, com'era? Guarda, visto che tu hai sottolineato il numero, ti dico una cosa: 660 persone che si sono fatte sentire molto più di 70.000. Il discorso è proprio questo, nel senso che, guarda, te lo dico da, diciamo, da addetta ai lavori, ma te lo dico anche da grande tifosa dell'Inter e legata appunto al discorso San Siro, all'atmosfera e a quello che da sempre ci regala questo stadio. Ieri è stato un San Siro pesante da vivere, un San Siro diverso, perché la prima giornata era un punto interrogativo sul discorso atmosfera, perché sapevamo del discorso legato alla curva, e ovviamente l'interrogativo era esteso a tutto lo stadio, a come lo stadio avrebbe riaccolto l'Inter in una stagione comunque di cambiamenti e quant'altro. Però evidentemente il risultato, poi man mano i gol hanno alimentato anche poi il tifo stesso, e alla fine è stata una partita diversa dal solito, ma comunque tendenzialmente positiva a livello di clima, seppure mancasse comunque una fetta importante, ecco, se lo vogliamo dire. Ieri è stato un clima veramente duro da digerire, perché inizialmente non ci siamo fatti sentire e c'era qualcuno che provava a lanciare qualche coro, si sentiva qualche voce strozzata all'interno dello stadio, però senza seguito, e questa l'ho trovata veramente una cosa molto, molto triste. Avrei cantato io, ma dalla tribuna stampa non potevo farlo, quindi purtroppo avrei voluto veramente provare a dare qualcosa ad uno stadio addormentato totalmente. Anche lo speaker ha provato a lanciare qualcosa, dicevano, ma c'è Sì, stata poca sì, risposta. esattamente, esattamente. C'è stato un momento in cui anche Mirko ha provato, Sì. insomma, a dare un po' di spinta, ma è stata una risposta molto, così, molto leggera e priva di tutto l'entusiasmo che di solito ci caratterizza. È una situazione molto triste, Lore, perché vivendola da dentro ti dico che veramente mi è dispiaciuto, perché poi quando lo stadio parla solo per, diciamo, come dire, fare delle lamentele o per fischiare, si crea un Esatto. ambiente tremendo. Soprattutto la spinta dello stadio di casa è troppo importante, è troppo un fattore determinante, quindi viene a mancare questo in un momento in cui l'Inter ha bisogno di compattarsi. È un tema che sicuramente ci porteremo avanti. Vado velocissimo, Romina, alla quarta cosa da analizzare, sulla Moviola, perché si sta parlando del rigore e ho visto tanti commenti divisi qua sul rigore o non rigore. Ragazzi, allora il tema è: ci fa arrabbiare che una partita possa essere decisa così, perché il calcio è uno sport a punteggio basso, come dico da anni, i rigori sono una cosa molto seria, non puoi concedere rigori a destra e a sinistra così. Il regolamento ad oggi è questo. Dumfries ha troppi elementi di punibilità in questo senso, cioè soprattutto il fatto del braccio così largo è ingiustificato. Il tema però secondo me qua, per questo io ho criticato molto Dumfries su questa occasione qua, è un attimino prima, e mi fa molto piacere che ieri sera parlavo di questa cosa nel club, nella chiamata che facciamo post partita con gli abbonati, e stamattina riascoltando Stramaccioni anche lui ha sottolineato questa cosa, ovvero l'errore di Dumfries parte molto prima. Dumfries qua fa un movimento, purtroppo non vi posso far vedere l'azione, ma fa un movimento dove si va a staccare da Bertola, perché va verso il centro dell'area, verso l'esterno, quindi Bertola gli guadagna quei 1,5 metri, 2 metri, dove lui si trova in controtempo, cercando di recuperare. Poi guardate quanto è ancora più ampio la distanza tra Bertola e Dumfries, che tra l'altro rincorre all'indietro abbastanza a caso, non sta guardando né il pallone né il giocatore, e quindi poi è tutta una situazione dove lui era disattento all'inizio, sbaglia il movimento, arriva in ritardo, e poi, ragazzi, è vero, non si può saltare come dei pinguini, però oggi il regolamento prevede che se salti così ti assumi il rischio. Se tocchi la mano con la mano il pallone è calcio di rigore. Paradossalmente in questo momento, se sei in ritardo, se sei stato ingenuo nella posizione,
ti conviene non andare a contrasto, ti conviene rimanere fermo e aspettare il pallone magari di petto, magari o comunque più distante dall'avversario. Qui è partito in ritardo, è un errore di concentrazione e questo per me è un errore grave. Qui Romina, tra l'altro tu eri presente allo stadio, come dicevamo, si aspettava anche l'intervento a voce dell'arbitro che poi invece non c'è stato. Famoso VAR announcement, ma praticamente un silent Sparito VAR l'audio. Sparito l'audio di announcement. nuovo. Sì, esatto, a proposito di audio che spariscono. No, semplicemente allora nel momento in cui l'arbitro comunque cioè, va per spiegare, ecco, la situazione, per dare insomma quello che era il verdetto, ecco, chiamiamolo così, San Siro in quel momento, cioè veramente ha fatto è il momento in cui si è sentito di più, perché tantissimi fischi, tantissime urla, ovviamente nei confronti dell'arbitro, quindi noi vediamo semplicemente l'arbitro che parla ma non si sente nulla. E la prima curiosità è: aspetta, non si è sentito perché San Siro ha fatto troppa confusione o non si è sentito punto e basta? Poi in realtà è arrivata la conferma del fatto che c'è stato un problema di comunicazione da Lissone e quindi non si è sentito neanche in televisione il VAR announcement, e quindi è stata una cosa abbastanza clamorosa, perché diciamo che proprio agli esordi, ecco, all'inizio, un problema tecnico che ha creato non pochi problemi. Non so se a San Siro si sarebbe sentito per tutta la confusione che c'è stata al momento dell'assegnazione del calcio di rigore, però sicuramente insomma è stato un episodio che così ci ha lasciati un po' interdetti. E allora, per chiudere il discorso Moviola, una tifosa che saluto, che è sempre molto attenta nei commenti, quindi la salutiamo, Manuela se non sbaglio, mi ha scritto che Marelli avrebbe parlato in diretta di un rigore su Pio Esposito, e siccome ho visto che questo commento ha preso tantissimi mi piace, sono andato a verificare e non c'è alcun rigore in realtà su Pio Esposito, anzi è Pio Esposito che rischia seriamente di causare un calcio di rigore. È estremamente borderline questa trattenuta con le due mani su Buxa, che fortunatamente non si butta a terra, rimane in piedi, altrimenti qua Pio Esposito, per me questo è calcio di rigore con cartellino giallo anche per il tipo di intervento, quindi forse hanno capito male in TV. Marelli ha detto che probabilmente era rigore questo di Pio Esposito su Buxa e non viceversa. Resta comunque una direzione di gara che non mi è piaciuta, perché l'arbitro Marchetti poco inclina il dialogo, come diceva anche il nostro Simone, ha abboccato ad ogni singolo tuffo dei giocatori dell'Udinese, 17 falli a 5 mi sembra piuttosto sbilanciato come conteggio, quindi l'Inter si è innervosita ancora di più di quanto non lo fosse già. Per chiudere, volevo portarvi, dopo la moviola, anche dei dati, per farvi vedere un paio di cose volanti. È stata un Inter che per me in questa partita purtroppo anche Chivu non ci ha capito tantissimo, o almeno è un Inter che parte bene nel secondo tempo, sembrava potersi accendere, poi quando butta dentro le 4 punte con questa mossa della disperazione, tante volte l'anno scorso si diceva perché Inzaghi fa i cambi ruolo per ruolo, non butta dentro le punte così. Forse questa partita ci ha dato un po' una dimostrazione di questo, perché l'Inter nel primo tempo con il 52% di possesso palla produce 1.22 di expected goal con 6 tiri totali e 2 calci d'angolo. Nel secondo tempo gli expected goal calano a 0,75 con 11 calci d'angolo addirittura, di cui uno battuto bene, probabilmente. Anche qui il fatto che a batterlo sia stato Mkhitaryan spesso mi lascia alcuni dubbi. 10 tiri totali, ma 2 grandi occasioni, ma in realtà l'Inter ha prodotto meno del primo tempo. L'altro dato particolare che volevo portarvi era sui dribbling, perché ho sentito tanti parlare dell'Inter che non dribbla, non ci sono calciatori da dribbling, Caressa che ha detto dopo 2 giornate l'Inter è di nuovo la squadra che dribbla meno di tutti. In realtà non è vero. Non è vero. E come dicevo sempre, l'Inter è vero che magari non ha il Neymar di turno, non ha i funamboli di turno, ma ha dei giocatori che per richieste specifiche di Inzaghi dribblavano meno di quello che possono fare. Quindi Chivu stava già aumentando la quota di dribbling, chiedendo agli attuali calciatori di dribblare di più. E infatti sono andato a vedermi i dati. L'Inter contro il Torino tenta 5 dribbling, di cui 10, tenta 10 dribbling e 5 riusciti. Contro l'Udinese ne tenta addirittura 15 e 11 sono riusciti. Significa una media di 8 dribbling riusciti a partita ogni 12,5 dribbling tentati a partita, il che significa
che l'Inter in questo momento è la quinta squadra in Serie A per dribbling a partita riusciti. Quindi l'Inter in questo momento in realtà è molto in alto. Non siamo mai stati così in alto nella classifica di dribbling nell'era di Inzaghi, ma non è una critica, una cosa, è un dato, sono differenze, sono caratteristiche. C'è da capire quanto effettivamente sono stati dribbling, diciamo, soprattutto nel secondo tempo, negli ultimi metri di campo, l'Inter ha dribblato poco e con poca precisione, tant'è che sono andato ancora di più ad analizzare. E l'Inter nel primo tempo ha vinto l'83% dei dribbling, l'87% dei dribbling, nel secondo tempo 61%, quindi è stata molto meno precisa, soprattutto in zona offensiva, e qui si parla tanto dell'uomo di qualità da aggiungere. Soprattutto però il dato, Romina, con cui ti faccio chiudere questa live, questo contenuto, è l'Inter ha crossato nel primo tempo 3 cross riusciti su 6, nel secondo tempo 5 cross riusciti su 31, con Christensen a centro area che mi ha impressionato, lo conoscevo già, mi piaceva molto, mi ha impressionato ancora più di Solé, nei duelli aerei li ha vinti tutti, quindi ripeto, da 3 cross su 6 riusciti nel primo tempo a 5 su 31 nel secondo tempo, una ricerca disperata dell'area di rigore che non ha prodotto nulla. Assolutamente, ahimè. Tra Quindi l'altro sì, tra vai, l'altro vai tu Lore, in chiusura. purtroppo l'unica cosa, giusto Sì. per dare la mia su un aspetto, visto che tu prima parlavi di Chivu, anche della lucidità di Chivu nel corso della partita, ci sono state delle scelte che non ho condiviso ieri. In particolare prima parlavamo tanto del discorso di Çalhanoğlu, a me ha stupito veramente la scelta dei cambi. Al di là del fatto di mettere, okay, 4 attaccanti sul finale per provarla in tutti i modi, ma non ho, e questo gliel'avrei chiesto in conferenza stampa se solo ci fosse stato modo, la scelta di sostituire Sušić e non Çalhanoğlu. Cioè, Sušić non stava facendo una prestazione brillante come l'ha fatta contro il Torino, probabilmente ha trovato un po' più di difficoltà, ma tra i due non c'era paragone, o perlomeno potevi rispostare magari Barella play, tenerti Sušić, cioè potevi trovare delle alternative diverse. Poi non è stato quello il problema della partita e siamo d'accordo, però visto che siamo partiti dal centrocampo, chiudo con questa cosa perché poteva essere comunque un modo per risolvere il problema Çalhanoğlu, che non deve diventare un problema sul lungo periodo e non deve essere un processo ad un giocatore singolo, ovviamente, però è una scelta che avrei voluto veramente capire che cosa ha pensato Chivu in quel momento. Sono d'accordo, io ho pensato solo magari il tiro da fuori, i calci piazzati, poteva darti quella cosa in più, però Sucis secondo me nel secondo tempo stava crescendo e soprattutto schierato metà a Esatto. sinistra, sapevamo che avrebbe potuto avere dei problemi. Quindi Romina, ti ringrazio anche per questo tuo punto di vista privilegiato dalla tribuna stampa di San Siro e dalla pancia di San Siro. Grazie mille alla nostra Romina Sorbelli. Grazie a te Lorenzo e grazie a tutti ovviamente. Io vi ricordo che stasera ci aspetta una live molto calda alle 19:30, durante la quale seguiremo anche la chiusura del mercato. A seguire su passioninter.club, come ogni lunedì dalle 22 in poi, chat aperta con i nostri soci e le nostre socie del club, con cui andiamo a commentare tutto quello che è stato questo mercato, queste prime 2 giornate di campionato e non soltanto. Quindi se volete supportare il nostro progetto e volete far parte anche delle nostre chiamate, del nostro gruppo, passioninter.club, trovate il link qui sotto anche per entrare a far parte del nostro gruppo. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.